Ciao ragazzi, bentornati su Chess Trainer. Oggi torniamo a parlare di apertura e lo facciamo con una partita di Magnus Carlsen. Andiamo a vedere come Magnus Carlsen ha affrontato il fegatello in una partita contro Gukesh. Inoltre vi farò vedere una variante davvero non comune. Ma partiamo subito. L'altra volta vi ho fatto vedere tutta la teoria sul fegatello, ovvero in questa posizione qua, dopo cavallo F6, cavallo G5, D5. A questo punto il bianco mangia e qui vi ho detto attenti alla classica trappola, perché dopo cavallo per D5 c'è la famosa trappola del fegatello con cavallo F7. Questo l'abbiamo già visto l'altra volta. Vi ho anche fatto vedere la variante corretta per i computer, la variante più giocata ad alto livello, che è cavallo A5, e io qui vi ho fatto vedere tutte le varie analisi. Dopo alfiere B5, C6, pedone per, vi ho fatto vedere le varianti con alfiere D3, le varianti con alfiere 2 e ovviamente con donna F3. Quindi nel video che trovate qui su Chess Trainer avete già la teoria completa su questa variante. Oggi però andiamo a vedere cosa si è inventato il buon Magnus Carlsen. Scherzi a parte, non si è inventato nulla, è una variante che viene spesso giocata, anche se in misura minore rispetto alla principale con cavallo A5. La mossa qui è B5. Un'altra mossa molto interessante e perfettamente giocabile contro il fegatello. Quindi vedete, diciamo, tutta la narrazione di fegatello come arma definitiva di distruzione degli scacchi, diciamo che sta un pochettino crollando, perché non c'è soltanto una variante buona, ma più di una. E oggi vediamo Magnus come ci dimostra, ecco, questa variante, come funziona questa variante contro il fegatello. A questo punto la mossa corretta per il bianco è la mossa ovviamente giocata da Gukesh, che è la mossa alfiere F1. Ma iniziamo a capire perché ad esempio la mossa alfiere B5, che sembra una mossa naturale, non va bene in questa posizione. Non va bene perché dopo donna D5 il nero banalmente ricattura il pedone e il bianco purtroppo non ha a disposizione la mossa cavallo C3, che è una mossa che vorrebbe tanto fare sviluppando il cavallo e difendendo l'alfiere, perché ovviamente il nero mangia in G2, e allora a questo punto il nero più o meno dovrà mangiare in C6 e dopo donna per C6, diciamo generalmente siamo in una posizione di nuovo in cui il nero ha un pedone in meno ma ha già tutte le linee aperte, specialmente l'alfiere bianco diventerà molto cattivo. Il bianco di solito qui cerca di continuare con donna F3, naturalmente viste le potenzialità offensive del nero il bianco cerca un pochettino di alleggerire la posizione, di cambiare i pezzi. Ovviamente il nero non è lì pronto ad assecondare i desideri del bianco e dopo E4 donna B3 c'è questa piccola mossa davvero strana. Perché è strana? Perché c'è F7 in presa, no? E tuttavia questa mossa dà avvio a una piccola trappola, perché la nostra tentazione ci direbbe di fare ovviamente donna per F7, che sembra molto caliente per entrare nella posizione. Tuttavia dopo re D8 il cavallo adesso deve spostarsi, deve andare qui, e qui c'è una mossa killer totalmente, che killa totalmente la posizione, che è la mossa E3. E grazie a questa mossa, diciamo, il nero inizia ad avere influenza nella posizione, e la cosa bellissima è che nonostante il nero stia con il re in D8, il bianco non ha nulla e adesso il nero sta seriamente minacciando di andare a prendere materiale, e allora il bianco deve fare F3 e qui banalmente dopo donna C2 è piuttosto chiaro come il compenso del nero sia abbastanza violento. Ad esempio dopo cavallo C3 alfiere D6 a rocco corto, adesso alfiere per H3, G per H3, torre F8 e diciamo il bianco va a riprendere materiale qui con E per D2. Quindi diciamo in generale questa è una bella trappola che in caso fa vincere la partita davvero in poche mosse. Cavallo per F7 è la mossa più corretta, ma in ogni caso qui abbiamo alfiere 6 e cavallo 5 ovviamente unica, perché noi qui abbiamo un doppio attacco, quindi cavallo E5, donna 6 e adesso dopo donne 3 alfiere D6. Vi invito bene a guardare la posizione, il bianco ha del materiale in più ma il compenso del nero è incredibile, perché il nero ha linee aperte per poter attaccare, pezzi sviluppati, il bianco diciamo sta con i pezzi a casa, ad esempio cavallo G6, torre G8, cavallo G3, cavallo C3 a rocco lungo. Il compenso del nero in questa posizione è enorme, quindi diciamo il bianco deve fare grande attenzione ed è il bianco che qui deve lottare per equalizzare, non il contrario.
Ok, quindi diciamo è abbastanza chiaro come alfiere per B5 qui non sia la mossa corretta per questi motivi, e anche la ritirata con alfierine 2 non ha molto senso, perché dopo cavallo D4 il nero difende B5, minaccia di prendere la coppia degli alfieri e riprenderà D5 con grande facilità, quindi insomma alfiere 2 non è una mossa particolarmente utile, quindi qui la mossa è alfiere F1, con l'idea che adesso, dopo cavallo per D5, perché questa volta su donna per D5, guardate l'utilità di alfiere F1, difendo ovviamente la casa G2, quindi adesso cavallo C3 è una mossa molto forte per il bianco. E allora a questo punto, dopo cavallo per D5, solo adesso che il nero ha preso con il cavallo, il bianco può riprendere il pedone in B5. Vedete già come il bianco deve mettere qualche mossa comunque precisa. Poi per chi sa la teoria, ovviamente questo non è un qualcosa di difficile, però insomma, per chi non sa la teoria, già questa piccola mossa elegante alfiere F1 perché ti serve difendere G2 per solo dopo fare alfiere per B5, insomma è un dettaglio non da proprio piccolo piccolo. E allora il nero continua con alfiere B7. A questo punto l'idea del nero è abbastanza semplice, quella di sviluppare i pezzi e poi approfittare del suo enorme vantaggio di sviluppo, motivo per cui il bianco qui deve essere energico sfruttando magari la posizione del re. Essere energico vuol dire giocare la mossa D4, anche questa, diciamo, non la mossa più ovvia del mondo, la mossa più forte ma non la mossa più ovvia. Il nero riprende in D4, ovviamente stiamo seguendola, io vi sto analizzando la partita, sto cercando di far rivedere anche le linee da un punto di vista teorico, ma naturalmente le mosse principali sono quelle giocate da Gukesh e Carlsen, che diciamo conoscono bene la teoria, ci mancherebbe. Il nero a roccacorto, ovviamente alfiere 7, devo comunque tenere un occhio anche qui, e qui diciamo che Gukesh gioca una linea un po' secondaria, perché ritorna indietro con cavallo F3. Qui diciamo la linea principale è questa, donna H5, come dicevo prima il bianco cerca di creare dei problemi di servizio al nero prima che sia troppo tardi, perché in questa posizione se il nero si sistema i suoi pezzi sono molto calienti, quindi il bianco deve cercare di fare qualcosa per dare fastidio al nero, e qui si continua in questa maniera, G6 naturalmente, donna H6. Allora a questo punto il nero capisce che probabilmente deve arroccare lungo, quindi donna D7, torre 1, e qua è importante questa mossa A6, così diciamo si evitano eventuali ingressi d'alfiere difensivi, quindi si fa mettere l'alfiere in A4 che insomma male non fa. E adesso io ovviamente voglio arroccare lungo, per arroccare lungo però devo prima fare donna F5 perché comunque devo difendere un po' la posizione. Comunque la donna in F5 non sta male. Vedete perché è importante la mossa A6? Perché io voglio giocare donna F5, ma se l'alfiere ha ancora la potenzialità di stare in questa diagonale, quindi se io qui gioco donna F5 subito, ovviamente vengo punito per alfiere D3. Quindi è molto importante prima far mettere l'alfiere in una casa che diciamo non può più rientrare dove vorrebbe, e adesso donna F5. A questo punto su cavallo D2 ad esempio finalmente il nero può arroccare lungo, e questa posizione è una posizione molto equilibrata, è valutata dal motore più o meno pari, da uno 0,10, ma di nuovo è uno 0,10 con il bianco che deve stare molto attento, perché adesso il nero comunque ha risolto i suoi problemi, casomai poi si metterà in B8 con il re, e ora il nero è molto caliente. Guardiamo anche i pezzi del bianco, i pezzi del bianco non sono messi proprio bene bene, qui adesso si dovrà anche fare cavallo, scusate, probabilmente l'altro cavallo in F3, e questo praticamente vuol dire che comunque i pezzi rimangono un po' sospesi, quindi posizione pari, però secondo me dal punto di vista del nero molto divertente giocare questa posizione, e questa è la linea principale, quindi figuratevi quella secondaria, alla faccia di chi dice che il fegatello è l'arma definitiva per vincere col bianco. Beh, che dire. Ok, Gukesh gioca cavallo F3 che è già una linea inferiore, e in poche mosse Carlsen riuscirà ad avere vantaggio. Arrocca tranquillamente, e qua Gukesh decide di dare subito questo alfiere, una scelta che ci può stare perché comunque adesso i cavalli diventeranno abbastanza aggressivi, e in ogni caso Gukesh vuole in qualche modo andare a recuperare del materiale, perché se non recupera nemmeno il materiale ovviamente la posizione si incattivisce
abbastanza rapidamente per il bianco e quindi gioca questa mossa perché vuole andare a recuperare, diciamo, D4. Non soltanto questo, magari prende anche il tempo sull'alfiere e cerca di recuperare qualcosina avendo il pedone in più. Tuttavia dopo alfiere B7 adesso a livello teorico sarebbe stato importante giocare cavallo F5, di nuovo non una mossa semplice da fare perché è una mossa che non sviluppa pezzi, e qui Gukesh gioca cavallo D2 invece, una mossa perfettamente naturale, si sente in ritardo di sviluppo, vuole portare pezzi in gioco e già dopo questa mossa il vantaggio è per Carlsen. Carlsen gioca torre 8 che va comunque bene, mossa che ci sta, addirittura qui cavallo F4 sarebbe stata una mossa ancora più forte perché su cavallo 2 F3 c'è questa tattica con cavallo per che è molto forte e ad esempio dopo re per donna D7 e adesso ovviamente stiamo entrando nella posizione in maniera molto molto cattiva. Ovviamente questo cavallo non è stabile perché con la mossa C5 andiamo a togliere il supporto da F3 e il bianco ha tanti problemi, tant'è che qui su cavallo per G2 il computer suggerisce una roboante cavallo F5 di davvero davvero complessa comprensione. Comunque vabbè, Carlsen gioca torre 8 che comunque ci sta e dopo C3, C5, cavallo F5, alfiere F8. Diciamo la posizione del nero è abbastanza chiara, adesso inizierà a mettere i pezzi, la torre andrà in D8, il bianco ha poche case per i suoi pezzi e soprattutto la diagonale è un incubo. Cavallo F3, donna F6, cavallo G3 e qui una piccola imprecisione da parte di Carlsen, perché lui avrebbe dovuto giocare cavallo B6 con l'idea di giocare contro quest'alfiere, no? Vogliamo mettere il cavallo in C4, vogliamo pressare le debolezze. Lui invece qui gioca la mossa H6, che è sicuramente una mossa abbastanza innecessaria, perché comunque su cavallo su alfiere G5, no? Diciamo c'è sempre la tattica con alfiere per F3, in ogni caso anche con la donna che va in G6 quest'alfiere è davvero poco stabile perché poi minacciamo alfiere per F3, quindi in realtà H6 non era necessaria, poi al solito col motore aperto siamo tutti bravi, comunque Carlsen qua gioca H6 e in ogni caso mantiene il vantaggio del nero. Donna C2, torre D8, torre D1 e finalmente cavallo B6, quindi vedete il bianco adesso ha problemi perché il nero entra nella posizione, torre per D8 e qua di nuovo ci sono sempre minacce e Gukesh cerca di risolvere con cavallo E1 che però ovviamente lascia il tempo che trova perché il cavallo adesso è molto molto passivo. Torre 8, alfiere 3, cavallo C4 e cavallo F1, quindi cerchiamo di dare supporto a quest'alfiere, però cavallo per e adesso C4, una mossa molto interessante. Diciamo l'idea di C4 è quello sia di andare a controllare la casa in D3 che in futuro ovviamente sarà molto utile e sia anche naturalmente quello di dare la casa C5 per l'alfiere, quindi diciamo una mossa molto molto interessante. Cavallo per C4 non è una gran mossa perché comunque io o sviluppo i pezzi o qui addirittura abbiamo donna G5 che è ancora più fastidiosa, cavallo 3, alfiere C5, vedete come il nero è in full pressure e quindi il bianco diciamo ha tanti problemi e ok, allora a questo punto viene giocata donna 4 e qui arriva torre per E3 di Carlsen, è una mossa spettacolare che diciamo fa entrare in gioco tutti i pezzi e adesso la posizione è davvero compromessa. Alfiere C6 e donna qui, alfiere 4 e dopo donna D7 Carlsen qui in questa posizione manca una vittoria davvero semplice perché la partita ragazzi in realtà adesso ve lo spoiler, è finita in pareggio perché qui Carlsen avrebbe potuto vincere con alfiere D3 e a questo punto dopo donna B6 vedete come la posizione è completamente compromessa con il nero che sostanzialmente con i suoi due alfieri fortissimi crea una sorta di gabbia e adesso diciamo la donna arriva e non ci sono davvero troppe difese però Carlsen qui invece sottovaluta e su donna D7 gioca re H7 e questo dà l'opportunità a Gukesh di giocare un'importantissima re 2 che toglie la mossa alfiere D3 e qui Gukesh si salva perché adesso diciamo riesce a mettere i pezzi senza permettere a Carlsen di fare quella barriera. È vero, Carlsen prende un po' di materiale, però qui si cambiano dei pezzi e dopo che si è tolto l'alfiere, è vero, il nero sembra ancora caliente, però realmente adesso il nero non controlla più le case bianche e quindi Carlsen insomma si
si accontenta qui del pareggio con questa ripetizione, ormai la posizione era pari, il nero ha fallito il suo attacco non controllando più le case chiare e quindi la torre a questo punto è sufficiente per difendersi. Bene ragazzi, quindi avete visto oggi con questa analisi quest'altra linea sul fegatello, questa mossa B5 che non è la principale, qui la principale è cavallo A5, ma anche questa B5 diciamo rappresenta un ottimo strumento per giocare contro il fegatello, contro cavallo G5 e quindi diciamo sicuramente non l'arma definitiva che tutti spacciano, quindi spero anche oggi di avervi dato una linea teorica importante per voi giocatori che fate la partita di re, e io vi do appuntamento ai prossimi video. Come sempre, se volete supportare il canale, iscrizione, punti hype, like, fate quello che volete ragazzi. Io ormai non ci sto più capendo niente con YouTube, ogni giorno ne mette una nuova, ci sono questi punti hype, non so nemmeno che cosa siano, mettiamoli nel dubbio. Grazie ragazzi e vi do appuntamento ai prossimi video.